Benvenuti in Sardegna amici, rinizia un'avventura in questa fantastica isola, sponsor di questo viaggio GNV. E poco dopo l'alba abbiamo fatto una bellissima notturna con cabina, così abbiamo tenuto Tango sempre con noi. A fine video ragazzi vi racconteremo una singolare vicenda che ha caratterizzato questa prima nostra collaborazione con GNV e vi permetterà di scoprire un lato davvero umano e professionale di questa compagnia navale. Ma ve la raccontiamo alla fine. E intanto siamo a Olbia e incomincia qui il nostro viaggio autunnale in Sardegna. Restate con noi perché sarà un tour on the road incredibile. Faremo 6 tappe in 10 giorni e vedremo veramente scorci spettacolari di questa bellissima isola. E poi dobbiamo dirvi una chicca. È il nostro anniversario ragazzi. Diventiamo maggiorenni, sono 18. 18 anni. Vai di che partire. si parte. Direzione? Direzione Stintino. Ed ecco Stintino ragazzi, guardate che meraviglia. Stintino in provincia di Sassari è un piccolo borgo, o meglio piccola località portuale di 1600 abitanti ed è famosa per la Pelosa, questa bellissima spiaggia alle mie spalle che è una delle più belle d'Italia. Se volete accedere a questa spiaggia che è protetta, mi raccomando iscrivetevi sul sito internet spiaggiestintino.it perché è a prenotazione a numero chiuso, quindi vi prenotate sul sito e pagate 3,50 € a testa. Dai Tango, tira la fuga. Qui alle mie spalle vedete proprio la torre della Pelosa, che è proprio il simbolo di questo posto. È una torre del 1500 che serviva proprio in difesa dalle incursioni dei predoni e dei pirati. La possiamo raggiungere anche a piedi. Il posto ragazzi è una favola. Tango, dove vai? Al largo? Ma all'Asinara va. Vorrebbe andarci lui. Guarda che all'Asinara non puoi andare Tango. E proprio davanti a Stintino ragazzi abbiamo l'Asinara, che è un'isola bellissima, parco naturale dal 1997, a tutti gli effetti dal 2002, perché prima sul modello dell'isola di Pianosa anche questo era un carcere di massima sicurezza. E guarda che bel porticciolo tranquillo, Susa. Adesso stiamo aspettando il nostro amico Giorgio che ci porterà in barca a vela, che è il modo migliore per visitare l'isola. Calma piatta. Abbiamo un mare che sembra che sia dalla nostra e quindi quello che vedremo oggi è una cosa spettacolare. Andiamo proprio in quello che è il santuario dei mammiferi marini. Qua c'è Giorgio che ci porterà alla scoperta dell'Asinara. Dell'Asinara, perché sì. il modo migliore per vedere l'Asinara è un barca a vela, c'è altro modo. Che ricordiamo che è molto protetta l'isola. Sì, sì, ci sono un sacco di limiti, di divieti, Esatto. vincoli. Guarda che fondale, Susa. Non è scontato, ma si chiama Asinara perché qui c'è una razza unica, autoctona, di asinelli bianchi che sono diventati proprio il simbolo dell'isola. Oh, mi chiamano sempre, hai visto che mi chiamano sempre? Mentre i ragazzi fanno il bagno c'è Giorgio qua che è spignata per tutti, primo, secondo. Dolce, caffè. Arrivano un po' di biscottini tipici sardi. Ah, lo sapevo che andavi a vedere il Ti dispiace parecchio, vero questa cosa? Wow! Momento gnam gnam. Guarda che bel vassoio, Susa. Hai visto cosa ci offre Giorgio di Asinara Sailing? Questo è una rivisitazione di una ricetta sarda a base di tonno fresco, pomodoro e un patè di cappe di olive e un po' di una scorza di limone. E porzione da bambini, vero? Baby, avete chiesto una ridotta. Ridotta. Grande chef, la pasta è super. Grazie. Deragliamo, ho detto deragliamo. Cosa hai detto? Niente. Giù dalla strada. Una bardata, ho detto una Susannata. Ecco. Guarda che acqua. Andrea. Allora ti porto. Mascalzona. Il nostro mega mezzo di oggi. Guardate che bello. Madonna Andrea, se potessimo vedere un delfino, che bello che sarebbe. Poi ce ne sono tanti, Siamo a Cala d'Oliva. Stiamo per attraccare. Esploriamo questo borgo, abbiamo un'oretta, passeggiamo un po' tra queste case. Sì, ricorda un casino Pianosa, Ma tantissimo, perché tante strutture sono anche un po' abbandonate. Ammiriamo Cala d'Oliva e un'ora scorre veloce. Il divieto di transito alle auto elettriche. No futuro qua. Per il ritorno si è alzato un po' di vento, regalandoci così l'emozione di navigare a vela.
Ascoltando le onde con il sole sempre più basso, siamo rientrati a Stintino. Consiglio a tutti che se venite da queste parti dovete assolutamente andare all'Asinara con Giorgio, che vi sentite come a casa con l'Asinara Sailing. Grazie E andare a vedere quell'isola perché è una meraviglia, il mare poi è spettacolare. Benissimo. Grazie Giorgio. Vai. Vai. Grazie anche a voi. Grazie. Buona continuazione. A presto. Ciao. E ora ragazzi stacchiamo la spina nel vero senso della parola perché ci aspetta la seconda tappa, la Grotta di Nettuno e Alghero. Volevo approfittare per ringraziare la Pineta, il nostro camping, per l'ospitalità ma soprattutto per il supporto in un momento di difficoltà. Andiamo! Alla seconda area sosta, Susa! E vai! Abbiamo una fila di camper davanti. Abbiamo trovato un bel posticino e adesso scappiamo perché dobbiamo andare alla grotta. È tardi. È tardi, Via, via. si scappa. Partiti per una mega scalinata di 656 gradini. Ci troviamo infatti nella scalera del Cabirol, che vuol dire scala del capriolo, detto in dialetto catalano. Per il mio stambecco. Sì. Comunque ragazzi, la cosa più preoccupante non è scendere ma è salire. Io in agosto vi consiglio di andare in barca, con quel caldo che fa. No, bisogna fare le scale ragazzi, che va bene. Bellissimo. È stupendo, solo la scala è bella, Andri. Non oso immaginare la grotta. Andri, guarda che visuale. No, è un monumento questa scala. Bellissimo. Sembra il Cengio, Sì, ma è vero o è finto? Guarda, sembra il Cengio là. Ci troviamo nel promontorio di Capocaccia, nel parco naturale di Porto Conte, a mezz'ora circa da Alghero. E qui c'è una chicca, ragazzi, che se passate da queste parti dovete assolutamente vedere, che è la Grotta di Nettuno, che è una delle più grandi cavità marine che abbiamo in Italia, una vera perla del Mediterraneo. Si può raggiungere sia via terra che via mare. E ovviamente bisogna prima fare una prenotazione online sul loro sito grottadinettuno.it e il ticket è 14 euro a testa che potete pagare in loco direttamente. Ragazzi, la grotta si è formata 2 milioni di anni fa ed è stata scoperta solamente nel XVIII secolo da un pescatore. Qui vedremo delle enormi sale e soprattutto un grande lago salato che è tra i più grandi d'Europa, che è la Marmora. Ci aspetta uno spettacolo, preparatevi! Mamma mia! Che spettacolo, Andri! Oddio, ma siamo matti. C'è versione italiana. Ah, però, infatti ho visto tanti stranieri. Ragazzi, su 300 persone siamo solo io e Andri italiani. Grande. Guarda, è grande la grotta, ma per noi c'è solo tipo mezzo chilometro da vedere. Guarda come siamo alti qua. Si vede il lago dall'alto. Guarda che meraviglia. Adesso rifacciamo le scale, ma ve le risparmiamo, ci vediamo direttamente ad Alghero. Pensavo di andare forte io su per le scale, poi ho visto lui. Tutte così con il ragazzo sopra. Ciao. Ciao. Musica, c'è un po' di musica. Che scandalo, la Susa d'Alghero, la Susa d'Alghero, per uno straniero. Andrico. Ha già mangiato. Eccoci arrivati ad Alghero, una delle cittadine più vivaci e affascinanti della Sardegna. Qui abbiamo una mescolanza incredibile di culture e stili architettonici. Il Nautilus, questo era quello di 4 ristoranti. Sei informato quando si parla di cibo, Che quando si parla di cibo. Alghero è famosa innanzitutto per il suo artigianato, che è legato alla creazione di gioielli che sono realizzati con i coralli, i suoi famosi coralli in tutto il mondo, e poi anche perché è stata per oltre 400 anni enclave catalana, quindi questa cittadina è un po' catalana e un po' sarda. Infatti le persone più anziane parlano ancora l'algherese, che è il dialetto catalano, e i cittadini di Alghero la chiamano affettuosamente Barceloneta, la piccola Barcellona.
questa simpatica dualità la troviamo anche in tutti i nomi dei negozi, oppure delle varie attività come Las Ramblas, o anche oggi la escalera del Gabirol, la scala del Capriolo che abbiamo fatto alla Grotta di Nettuno. È vero? Andri, se vuoi mangiare quei posti non mancano, No, è vero, c'è già l'imbarazzo della scelta. Momento gelato fantastico. Che buono che è. Io ho un crocchetto che non so cosa sia, sembra per tango il crocchetto, e un pistacchio che è la fine del mondo, e la mia classica amarena. Guardate che bei colori, sono in pandan. Che posti che vediamo ragazzi in questi giorni, tanta roba. Era previsto brutto e puntualmente è arrivata. Qua ad Alghero il tempo si è guastato proprio. Stanotte tempesta, però per ora il galeone ha retto, ma adesso sta iniziando a entrare un po' d'acqua, filtra un po', sono diverse ore che piove. E noi ci mettiamo in marcia per Bosa. Il tempo oggi è brutto tutto il giorno, però domani già si apre, per cui dai, questa giornata ce la prendiamo un po' come pausa e trasferimento. Non lavarmi i denti, qua c'è la tempesta. Oh, anche questo è il diffusio. Dopo. Te capitano, com'è andata stanotte? Adesso la prova è tirare giù il tendalino pieno d'acqua, speriamo che non strizzi tutto, non l'ho mai fatto. Entra qualche goccia, siccome ha piovuto tanto stava iniziando ad entrare qualche goccia. Non è facile stare in campeggio quando piove, No. Si fa un pantano. Madonna. Alghero allagata. È un vero peccato che piova, perché la strada che collega Alghero con Bosa ha un tratto davvero bello e panoramico, tutto lungo la costa tra montagne e mare, ma dato che non c'è fine al peggio, arriva anche la nebbia a toglierci definitivamente la visuale. E così, un po' rassegnati, arriviamo al camping Sabadruque per un tramonto da veri tramontisti. Ragazzi, questo campeggio a Bosa è un qualcosa di incredibilmente bello. Che momento, Me lo sto godendo tutto, Andrea. Ma sai che con questo tempo così sembra di essere quasi nei paesi del nord? Sì, sembra la Norvegia. Sì, è incredibile. Ma è bellissimo. Cioè, qua abbiamo un mare spettacolare con le montagne dietro. E ovviamente noi siamo in un posto da urlo, Perché adesso queste ci lavano, Due o tre passi e dove arriviamo, Susa, come si chiama? Al ristorante Sabadruque, proprio l'ho come il visto oggi. camping si chiama. L'ho visto oggi, bello qua, Sì, è una favola. Adesso la Piera ci rimette al mondo con una bella cenetta. Mi spoglio perché qui dentro non c'è il maestrale, per fortuna. Tacchi di tonno in crosta di sesamo, salsa teriyaki e verdure croccanti, una pescatrice alla catalana. Iniziamo con questo guazzetto. Guarda mami, guarda quanta bella roba tiro su. Faccio un tuffetto in questo guazzetto. Guarda, Questo è il tonno. che meraviglia, Susa. No. Io ti vedo felice tanto quando mangi. Il tonnino lì? No, non ho mai mangiato un tonno così. Momento magnam topico. Questi ragazzi è una ricetta catalana, quindi nonostante siamo un po' scesi dal Alghero e siamo qui in provincia di Oristano, si sente ancora l'influenza, vedi? E per continuare, Susa, primo piatto, una bella fregola. Mamma, incredibile, qua c'è un po' di tutto, Questo è un bel asticcello. È un bel asticcello e una bella fregolella. Buon appetito, guys. Forse il cucchiaio è più indicato, Cambio. Guarda bella questa fogliolina. Frutti di mare. È un bagno d'astice. E questo è il primo, ragazzi. Quindi avete già capito che mondo è qua stasera. Per restare in tema, ragazzi, crema catalana, ma catalana by Sardinia. Rivisitata in Sardegna. Qui Ho scelto giusto con la crema catalana? Sì, bravo Andre. Io ho preso invece un bel piatto di verdure chilometro zero che la Piera le va a prendere nell'orto. Crosticina giusta, ma che bella. Ragazzi, segnatevi questo nome, Sabadruque, se passate a queste latitudini. Camping è un ristorante che è un'esperienza incredibile. Sono assolutamente da provare. Sabadruque significa acqua dolce in sardo. Per chi ama il camping, questo ragazzi è veramente un posto stupendo. Siamo in mezzo a una natura incontaminata, il mare è favoloso, ci stiamo divertendo un sacco nonostante abbiamo beccato giorni di maestrale.
e veramente lo consigliamo a tutti. Adesso ve lo facciamo vedere un pochino. Quest'area camping è davvero gigantesca, ma nello stesso tempo molto coccola, infatti si creano delle nicchie grazie a tutta questa natura dominante che ti garantiscono una certa privacy, quindi ragazzi è veramente fantastico. E poi un particolare che mi ha colpito, che le strutture dove ci sono i bagni, le docce, sono tutte in legno, sono tutte basse e quindi si sposano benissimo con l'ambiente. Ciao Pier, questa è la tua maglietta splendida. C'è il micro tour? Via, micro tour. Dai. Dimenticatevi assolutamente i telefoni, ma non preoccupatevi perché c'è il wifi dell'area. Abbiamo area camper, area van, area tenda, è veramente grandissimo, arriva fino in alto, ha una zona molto panoramica, arriva fino in fondo alle montagne. E a soli 5 minuti di strada da qui abbiamo il paese che ci ospita, uno dei borghi più ammirati e fotografati, una vera chicca. Per noi è tutto da scoprire. Bossa è l'arcobaleno della Sardegna, un tripudio di case colorate l'una stretta all'altra. È l'unico borgo, appunto, di questo paese che sorge lungo la riva di un fiume, che è il fiume Temo, che tra l'altro è l'unico fiume navigabile della regione. Sopra svetta il castello di Malaspina. Ragazzi, qui siamo nella Sardegna più selvaggia e più affascinante. E adesso andiamo a scoprire quello che è il cuore di Bossa, il centro storico, che si chiama Sacosta, che è chiamato Sacosta. Le bosine. Bello, tanto che qua è tutto coloratissimo. Cioè, sono troppo belle queste stradine con tutti i ciotoli e i sassi, È passato un camioncino, faceva il rumore dei zoccoli del cavallo, sembrava un cavallino. Ultimo tramonto a Sabadruche e non ci lasciamo sfuggire le coccole culinarie della Piera, pronti per affrontare un'altra notte di maestrale. Secondo giorno di maestrale, che palle! Sconvolta? Ah, stai riprendendo, scusa. Stamani ragazzi sconvolti da una notte di tregenda, tempesta e vento forte, sembrava davvero di essere a fare il giro del mondo in barcavela. Dai, ci siamo un po' tappati dentro, chiusi dentro, caffettino e vediamo un po' come volge la giornata. È affascinante anche così comunque il clima. Amici, siamo già in partenza per la quarta tappa, non perdetevela perché è Isarutas. C'è una strada bella con tutte queste curvette che mi fanno venire in mente quella del prete che correva al MotoGP, che ogni volta che superava qualcuno gli faceva la messa in piega. La vardata. Sperava e benediva. Sì. Non stiamo bene senza la vardata. Ma grazie Adri. Prego, ciao, alla prossima. Ciao. Alla prossima. Alla fine raga, cerca, abbiamo trovato un posto meraviglioso, proprio in riva al mare, c'è la corrente e forse anche gratis, perché stanno chiudendo. Siamo nel territorio di Cabras, in provincia di Oristano, e qui alle mie spalle c'è la famosissima spiaggia di Isarutas. Vabbè, insomma, Isarutas è una tappa importante, che è il gioiello della penisola del Sinis. È veramente una spiaggia particolare, unica nel suo genere, perché è ricchissima di minuscoli e tondeggianti granelli di quarzo. Ce ne sono di tutti i colori, che vanno dal bianco al rosa, anche sfumature di verde. Per questo motivo la spiaggia viene chiamata anche la spiaggia dei chicchi di riso. Beh, è una meraviglia, ragazzi. Qui c'è il sole, questo è di un colore turchese strabiliante. Hai visto che caletta privata? Oh, questa è una meraviglia, è una chicca. Guarda che il barettino nel Texas, bello eh? Sì. Adesso gli chiediamo se è aperto anche domani. Potrebbe salvarci la vita. Sì. Birretta? Vai. Fusilli all'aglione. Con che fa rima aglione? Con te fa rima. Ce n'è un po' anche per tango, guarda. Sì, dai, così con te. Là ci sono i nostri amici con il van d'epoca. Non è proprio un primo di quelli a cui ci ha abituato la Piera, però no. Ci difendiamo, dai. Dai, bisogna adattarsi essere un pochino. wild così, sì, guarda che bello. Guarda la luna. Io ho visto.
Ragazzi, ci rimettiamo in moto per la quinta e penultima tappa. Andiamo al Parco della Giara nel cuore della Sardegna. Abbandonata la costa occidentale della Sardegna, ci siamo immersi nell'altopiano della Giara, a 500 metri di altitudine. Siamo nel centro-sud, nella provincia del Sud Sardegna. Questo è veramente un incanto, ragazzi. È famosissima per i cavallini. Qua ci sono i cavallini della Giara. Sarebbe troppo bello trovarli, vero Andri? Sì. Sarebbe uno spettacolo. Ma domani. Chissà. La natura è incontaminata, infatti per chi ama stare proprio in mezzo a questi posti direi che è una tappa sicuramente obbligatoria. La vegetazione è molto ricca, abbiamo anche animali in via di estinzione, tanto che possiamo definirla un'isola nell'isola. Buongiorno dal Parco della Giara. Qua davanti abbiamo la Susanna che ci ha già un bel tè che ci ha preparato Roberto, che è la guida. Salve, ciao, è la nostra guida. È la nostra guida. Oggi è giornata un po' uggiosa. Sì, hai visto, abbiamo passato una notte di vento e di tempesta. Madonna, un casino. Però guarda come ti rimetti al mondo, Roberto. Abbiamo i dolcini. Buono. Aspetta, I dolcini sardi io sono questo una prova. mi ricorda l'infanzia. C'è salute Tango. Cos'è sta spezia? Cannella? Cannella e semilanice. Anice, bravissimo, ecco cos'era. L'anice. Vedete raga com'è fatto l'ambiente? Qua c'è un bel parcheggio, fratellino, dove si può campeggiare per 1 o 2 notti finché visitiamo il parco. Qua lo stanno anche ingrandendo il parcheggio. Qua si entra nella zona servizi del Parco della Giara, è proprio accogliente, bella. Poi qua c'è una struttura grande con i tavolini sotto dove uno può ripararsi e stare nei momenti anche più caldi, perché qua d'estate arriva oltre i 40 gradi abbondantemente e bisogna sempre cercare l'ombra. Grande Roberto! Dai che ce la facciamo. Dai, che dobbiamo farci? Abbiamo deciso di fare 2 passi così per far vedere l'ambiente ai nostri amici. Magari non si sa quello che ci aspetta, 2 minuti e torniamo indietro, però ci proviamo. Ci proviamo. Cerca di chiamare i cavallini. Adesso gli mando un WhatsApp, dai. Missione vedere almeno un paio di cavallini. Vediamo se ce la Sarei già facciamo. contento anche con uno, Norma si muovono in piccoli gruppi dove abbiamo un maschio dominante, 2 o 3 femmine e i puledri. Diciamo che la cosa buona di oggi è che con questo clima loro non hanno esigenze di andare lontani dal loro territorio e noi oggi stiamo già attraversando il bosco che è di una famiglia, quindi magari riusciamo a beccarli anche qua facendo 2 passi. Vedi? Sono passati qua. C'è un aspetto curioso del parco: le piante sono bonsai. Se voi guardate questi alberi sono dei lecci, delle roverelle, poi magari vedremo le sughere, normalmente 30 metri di pianta, qui bassissime. Restano piccole. Sì, perché non c'è terra, c'è pochissima terra, ma in Sardegna, non so se avete avuto modo di conoscerlo, esiste un venticello che si chiama maestrale. Sì, L'avete ci è conosciuto? toccato conoscerlo. Sì, il grande amico maestrale, si è Ecco. fatto sentire bene. Non ci sì. voleva più mollare, sai com'è? Immagino. Allora il maestrale è talmente forte che se una pianta crescesse in 20 cm di terra in un altopiano come questo e giusto. diventasse alta 30 metri. Giusto, verrebbe sradicata subito. Esatto. La cosa curiosa è questa, che le piante mandano le radici in superficie, come qua, vedete? Tutto in superficie. Però si comportano un po' come il bonsai, rimangono piccoline. La fregatura è che il cavallo della Giara è un cavallo alto 1,20 m al garrese, quindi molto piccolo, ma anche molto elegante, e visto nel bosco sembra un gigante, perché è tutto proporzionato qua, no? Quindi è per questo che bisogna un po' stare attenti e inganna l'occhio. Inganna l'occhio. Magari qua dietro sembra un sasso, invece è un cavallo. Seguiamo le tracce. Il primo che vede un cavallino, 80 punti stella. Sta così, è perfetto. Ma sei bellissimo. Guardate una cosa, perché poi loro si sposteranno, ma guardate il cavallo e guardate i rami secchi dei cardi selvatici o dell'asfodelo che c'è dietro. Lo vedi che è alto come l'asfodelo che c'è dietro? Poi noi lì ci andremo, è alto 1,20 m. Alto così, 1,20 m. È piccolissimo. Cavalli della Giara, bellissimi, importanti per 2 aspetti.
gli ultimi selvaggi in Europa, non vuol dire che hanno paura, ve l'ho spiegato, questo in realtà è anche un periodo di tranquillità, perché è un cavallo protetto al 1991. È un cavallo che però è importante soprattutto perché sono gli ultimi 600 esemplari al mondo di questa razza e che vivono praticamente solo qui, ormai, nel Parco della Giara. Bella famigliola. Roberto, 27 anni di guida, ma che rapporto hai con questi cavallini? Vedi, mi salutano. Stiamo andando a Pauli Maiori, il lago più grande, lo stagno temporaneo più grande del parco, ed è proprio qui dietro. Abbiamo delle mucche lì al riparo. Mamma, che colpo d'occhio incredibile. E questo è Pauli Maiori, questo d'inverno con l'acqua piovana si riempie di acqua, arriva ad avere 1 metro nel punto più alto quasi, e l'acqua che arriva qui ai nostri piedi è uno spettacolo, sono 23 ettari, quindi è veramente immenso. In primavera succede una cosa unica, in primavera arrivi qui, l'acqua c'è e non la vedi, è interamente ricoperta di fiorellini bianchi, di ranuncoli d'acqua, e i cavalli che ci corrono dentro, vanno a fare le lotte, è uno spettacolo. Guarda che bella, tutta la Marmilla, soprattutto Tuili, il paese più bello della Sardegna, il mio. È stato un piacere. Intanto, grazie. top. Roberto, grazie. Veramente io consiglio sempre, se venite qui alla Giara, chiedete di Roberto perché vi racconta tante cose con una passione infinita. Come piace a noi. Ragazzi, qui alla Giara è stato spettacolare, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo visto i cavallini, adesso è l'ora di partire per la 6ª tappa. Andiamo ad Orgosolo. Scusa. Benvenuti a Orgosolo, amici. Siete nel territorio di Orgosolo, qui il popolo comanda sovrano e il governo obbedisce. Che poi, ragazzi, questo sarebbe semplicemente il fondamento della vera democrazia. Repubblica. Oh, che bel posticino che ha trovato la Susa. Allora ragazzi, davvero questo è stato recentemente restaurato, ce l'ha raccontato la signora che è al bar proprio qui accanto gentilmente, e il signore qua raffigurato ci raccontava è morto nel 78 a 105 anni, raffigura il bandito Pietro Sini, è un murales degli anni 80 e il murales è stato recentemente restaurato, infatti avevo dei dubbi che fosse proprio lui. Oltre 300 murales, i più antichi parlavano di lotta sociale, riscatto sociale, temi politici. Poi andando avanti si iniziano a trovare murales che parlano anche di poesia, che si ispirano alle musiche di André, frasi tipiche. Guardate che potenza espressiva incredibile che ha. Ci ricorda abbastanza Guernica, no? Di Picasso. Sono incredibili, questi sono tra i più vecchi, avevano questa espressività qua che è la più bella sicuramente. Poi andando avanti cambiano anche i generi pittorici, si trova un po' di tutto, anche scene di vita rurale, pastorizia, agricoltura, e quindi ogni anno se ne rifanno e si restaurano anche. Colli lunghi alla Moody. Sì. Orgosolo con i suoi murales ci sta ricaricando di energia positiva. Sì, è vero. Ragazzi, questo dobbiamo imparare. La nostra patria e il mondo intero. Questo è ispirato alla zattera della Medusa. Struttura piramidale, vedi con l'uomo che sorregge l'altro. La visita a Orgosolo si conclude con una bella birretta artigianale. Su YouTube poi. Ci seguono su YouTube. Avevo visto subito, prima avevo visto lei. Sì, perché è sempre su YouTube. Fa una foto insieme. Appena lasciato Orgosolo, ragazzi, adesso chiudiamo l'anello e torniamo a nord. Andiamo a Posada prima di rimbarcarci da Olbia e tornare a casa. A Posada ci aspetta una spiaggettina dove passeremo l'ultima notte e speriamo che almeno là il tempo sia clemente, sia bello, così vi facciamo vedere un'atmosfera unica.
È stato un tour bellissimo nonostante il maestrale abbia fatto il birbone, e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a realizzare questo video, a partire da Giorgio di Asinara Sailing. Poi abbiamo Beatrice del camping Sabadruche e Piera del ristorante Sabadruche, e abbiamo anche Roberto con sua moglie che sono le guide del parco della Giara, e anche Simona della Pineta che ci ha aiutato a risolvere un problemino che poteva diventare un problemone. Ecco che ancora una volta la Sardegna si riconferma una terra accogliente dove le persone sono gentili e solari, perché ricordatevi, quando si viaggia si può cadere in contrattempi e le persone fanno la differenza, e noi rimaniamo con una grande voglia di tornare in questa splendida terra. Un grazie di cuore agli amici di Ceccato Automobili che sono partner fisso del canale e ci permettono di girare l'Italia e di farvi vedere tutti questi bei posti. Grazie Susa, perché questo è stato un tour spettacolare. Per me una sorpresa, perché mi ha tenuto praticamente quasi tutto nascosto. Mi diceva poi vedrai, andremo qui, andremo qua. È la sorpresa. Hai disegnato un tour fantastico. Secondo me è un po' anche un entry level per chi viene in Sardegna la prima volta. Si parte da posti conosciuti, famosi, come Stintino, Alghero, per arrivare poi a scoprire delle chicche un pochino più di nicchia, tra virgolette, anche se sono sempre famose, tipo Bosa e le spiagge, il camping che abbiamo visto, per poi entrare nella montagna, il parco della Giara, per poi arrivare qui a Posada, che c'è una laguna dove il fiume incontra il mare, che è bellissimo. C'è ragazzi, il parco del Tepilora, sì, questo, vi abbiamo lasciato tutte le tappe, avete la mappa, vi metto l'elenco sotto in descrizione. È un percorso assolutamente da ripeterlo, potete farlo anche in macchina, organizzarvi nei vari alloggi, ma le tappe sono disegnate perfette. Grande Susa! Vai che è andata! Mi è piaciuta proprio. Adesso faccio il tour operator, ragazzi. Tour operator. Cambio lavoro, vai! E ancora devo finire di ringraziare GNV per averci offerto la corsa in Sardegna, quindi è il primo partner di questo video che spero vi sia piaciuto, ma devo ancora finire di raccontarvi la vicenda che ha caratterizzato il nostro rapporto fin dall'inizio. È abbastanza singolare, restate là un attimo perché ve la racconto, è anche divertente. Durante le fasi dell'organizzazione del viaggio, dove la Susa si dava un grande affare, ha risposto GNV alla nostra chiamata e ha detto: sì ragazzi, ci piace tanto il progetto, vediamo un bel passaggio in Sardegna, andata e ritorno. Abbiamo fatto un paio di call conoscitive, per cui sono trascorsi un po' di giorni, abbiamo fissato le date di partenza e di ritorno e aspettavamo i biglietti per partire. La partenza era da Civitavecchia, quindi il nostro spostamento prevedeva una tappa in Toscana. Carichiamo il van, partiamo, proprio mentre siamo lì, a soli 3 giorni dalla partenza ci comunicano che non ci sono più posti nella nave. Incredibile, non so come sia successo, ma hanno fatto il fumo questi biglietti, praticamente in pochi giorni hanno riempito tutta la nave. Non c'era più posto per noi ragazzi, saltava tutto il viaggio, un disastro, non saremo mai potuti partire, anche perché ormai era tardi per cercare alternative su altre compagnie. Ecco, ci siamo trovati nel panico, quindi c'è stato uno scambio di email perché ci siamo rimasti anche un po' male, ma per fortuna, e qui viene fuori secondo me l'umanità e la professionalità di una compagnia. E allora questa è stata anche forse l'occasione per far vedere come una cosa negativa si è completamente ribaltata in una vicenda positiva, perché Lorenzo, che ci ha salvato, fino a quel momento non l'avevamo ancora conosciuto, e ci ha detto: ragazzi, ci dispiace tanto per il contrattempo, prendo in mano la situazione. Nell'arco di poche ore davvero ci ha pagato dei biglietti in altre compagnie, praticamente ci ha detto: noi vi mandiamo comunque in Sardegna e vi riportiamo a casa, vi avevamo dato la parola e la manteniamo. Questo per me vale quasi più di un'ospitata davvero in una delle loro navi, cosa che spero potremo fare prossimamente. Quindi grazie GNV per averci portato in Sardegna e ci vediamo al prossimo viaggio. Grazie ragazzi di aver visto il video fin qui, non sappiamo ancora quanto verrà lungo, ma immaginiamo un pochino sì. Comunque dai, grazie mille, vi aspettiamo nei commenti, mettete un bel like che ci serve perché questo video giri e sia visto nell'algoritmo. Ciao, alla prossima! Ciao ragazzi, alla prossima avventura, ciao a tutti!